Buongiorno ragazzi, oggi puntata unboxing di alcuni oggetti che in parte mi sono stati regalati e in parte li ho acquistati anche su eBay partecipando a qualche asta. Ovviamente quando partecipo a qualche asta spero sempre che ci siano pochi altri partecipanti oltre me in modo da potermi accaparrare gli oggetti a un prezzo interessante. Ecco, andiamo subito a aprire queste scatole e vedere che cosa c'è dentro. Poi di alcuni oggetti farò anche altri video di approfondimento. I primi due oggetti che vediamo li ho già aperti. Mi spiace, non riuscivo ad attendere, ero troppo curioso, quindi ho aperto la scatola senza farvela vedere. Allora, floppy disk drive esterno per Amiga. Questo qua in teoria, che funzioni e che non funzioni poco mi interessa, perché volevo provare a metterci dentro il Gotek. Visto che volevo tenere il Gotek esterno per i miei Amiga, e visto che comincio ad averne anche un po' tanti di Amiga, inizialmente avevo solo il 500 da aggiustare, però adesso il 500, il 600, il 2000 e chissà che altro poi arriverà anche, e quindi avere il Gotek esterno mi fa un po' più piacere per evitare di doverne comprare, che ne so, 4, 5, 6 Gotek poi da mettere tutti all'interno di questi Amiga, e poi per mantenere più possibile originali gli hardware, visto che a me piace utilizzare gli hardware e mantenerli il più possibile originali. Questo invece è un mouse per Commodore 64, un po' rovinato in realtà. Il venditore sostiene che sia un Commodore 1351, però io ho il dubbio che sia un Commodore 1350, come quell'altro che ho già. Niente, quando lo proverò ve lo farò sapere. Questi mi sono stati donati da alcuni vicini di casa e sono gli stessi che mi hanno anche regalato l'Atari 1040 ST, che mi ha fatto molto piacere. Due orologi che però dovrò mettergli la batteria perché non si accendono, però sono carini. E questo super videogioco con dentro addirittura 4 giochi diversi: tennis, football, squash e pelota. Probabilmente chi ce l'aveva prima desiderava tanto un Commodore 64, un Commodore 16 o un Olivetti, però ha avuto questo, ecco, poverino, avrebbe voluto il Commodore, e forse peraltro doveva anche informarsi un po' meglio, visto come l'ha scritto. Apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Questi sono i due joystick. Si attacca direttamente alla corrente e ha l'uscita di video. Ecco, non l'ho ancora provato, però appena lo provo poi vi faccio sapere se funziona. Vediamo ora cosa contiene quest'altro pacco che ho acquistato su eBay. Ta-da! Prima vi parlavo dell'Atari ST che mi era stato regalato e in effetti se andate a vedere il video vedevate che questo tasto mi mancava, proprio questo caps lock. Allora, cercando su eBay avevo trovato alcuni che vendevano il singolo tasto, ma lo vendevano a una cifra assurda, tipo anche 15-16 euro, solamente un tasto. Finché alla fine non ho trovato una tastiera intera, non mi importa se funzionante o meno, anche se in teoria dovrebbe essere funzionante, a un prezzo, sì, costava un pochino di più del singolo tasto, però non così tanto di più da farmi comprare solamente il singolo tasto. Leverò via soltanto questo tasto da questa e lo metterò sull'Atari in modo da avere il computer in perfetto ordine. Poi peraltro col computer bisognerà anche o pulirgli o sostituirgli il floppy disk drive, ma questo sarà materia di altro video. Proseguiamo, dai, con l'altra scatola. Qui in teoria c'è già scritto fuori quello che contiene la scatola, o meglio quello che dovrebbe contenere la scatola.
Anche qui ho vinto un'asta su eBay, comunque sta il fatto che il prezzo di acquisto è stato molto molto interessante. A meno che non ci sia dentro un mattone. Ed eccolo qua, Philips MSX VG8020 con lo sportellino buono. Non mi ricordo se doveva funzionare o meno, se non era testato. Direi che le condizioni estetiche sono veramente buone. Quando proverò questo computer sarete i primi a saperlo. Altro retropacco che ho acquistato da Tonino Petrelli, detto Retromaniac. Spettacolo! Pensare che ho acquistato solamente 2 floppy disk drive da 3 pollici e mezzo già modificati per Amiga e tutto il resto in omaggio. Grande, grazie mille! Abbiamo dei dischetti per Amiga, uno switch DF0 DF1 e questo è un cavo video per Amiga, quindi da una parte ha il DB23 e dall'altra parte esce con la SCART. Un adattatore per il mouse PS2 per farlo funzionare sull'Amiga, alcune viti per chiudere un'Amiga 500, il pulitore per i floppy disk da 3,5, alcuni stampati da montare. Guardate quanti! Cioè, ce n'è una marea. Degli amplificatori video, alcuni adattatori, un tester per memoria RAM, ad esempio quelle del Commodore 64. Spettacolo! Un modem wifi per il Commodore 64 con anche la modifica che avevo proposto io in un video con il diodo. Un'interfaccia per la porta d'espansione del Commodore 64. Quanta roba! Un altro pulitore per floppy disk, però questo è per i 5,25, in modo che si puliscono prima di metterli nel drive. E alla fine è quello che avevo comprato, cioè i 2 drive per Amiga già modificati perché erano drive da PC e sono stati modificati per essere compatibili con l'Amiga. E qui che cosa c'è in questa busta? Vediamo un po'. Sì, questi li ho comprati su eBay e sono dei connettori di B23, maschi, femmine e con le loro custodie. I connettori di B23 si utilizzano sugli Amiga sia per l'uscita video e sia anche per il floppy disk drive, ovviamente uno è maschio e l'altro è femmina.
Altro pacco proveniente da eBay. Ah, l'Atari 2006. È un'asta in cui ero l'unico offerente, il prezzo non era così interessante, però era discretamente valido, così l'ho acquistata. Desideravo il modello un pochino più anzianotto dell'Atari 2006 e così ho partecipato a quest'asta. Nel lotto sono compresi anche degli altri accessori, oltre la console, quindi dei joystick, paddle, l'alimentatore, ovviamente oltre la console. Allora, devo ammettere che la console non si presenta in maniera eccellente, a differenza di quello che sosteneva il venditore. Se vedete l'inserzione del venditore, notate che c'è scritto tutto perfettamente funzionante e mancano anche le viti. Mancano le viti. È aperta. Ma a me sembra strano proprio che uno mi dica che è tutto perfettamente funzionante e invece poi ti consegna un prodotto che è aperto. Io ho i miei dubbi che funzioni. Appena la proverò ve lo farò sapere. Però mi fa un po' strano che quando compri un oggetto dovrebbe essere perfettamente funzionante e ti arriva senza le viti, smontato. Beh, di quest'asta devo ammettere sono un pochino deluso, Questo sono un po' deluso. Anche perché la base d'asta, anche che ero l'unico offerente, non era una cifra irrisoria da dire la lascio perdere, no, comunque era una cifra un po' più bassa rispetto all'acquisto diretto, però non così bassa. Non giustificherebbe comunque l'acquisto di una console rotta, ecco. Peccato, peccato. Altro giro, altro pacco, chissà cosa c'è qua dentro. Già si intravede, eccolo. È da un po' che lo aspettavo, è il dataset dell'Atari 800 XL che ho in collezione, insieme al suo floppy disk drive Atari 1050. Ecco, mi mancava proprio il dataset. Anche questo l'ho comprato su eBay a un prezzo poco superiore alla base d'asta, che era comunque abbastanza bassa. C'erano pochi offerenti, io avevo impostato già il massimo che avrei voluto spendere per questo tipo di dataset, che non era assolutamente tanto, avevo impostato comunque una cifra abbastanza modesta e insomma dai, per fortuna me la sono accaparrato. Fortuna mia, sfortuna del venditore, avrebbe potuto venderlo a un prezzo sicuramente più alto. Dai, sono contento. Anche questo lo dovrò pulire, sistemare, provare, in modo da tenerlo in collezione perfettamente funzionante come piace a me. Bene ragazzi, con tutto questo materiale posso andare avanti con un po' di esperimenti e riparazioni che erano rimaste sospese, anche quella dell'Amiga 500, mi manca ancora il floppy disk drive da inserire e altre piccole cosine che adesso abbiamo. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando condividete, mettete like, commentate, che mi fa molto piacere e inoltre mi consente di condividere questa passione per il retrocomputer sempre con più persone. Ci vediamo presto e al prossimo video. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video relativi al retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso.